Buongiorno amici del canale! Ciao! L'ispirazione di oggi, chi ce la dà? Questa bella carta fatta ancora come una volta, E con gli com'è? stampi. Spiegaci Emma. Praticamente è impressa, infatti se la toccate, se la toccate lo sentite che è anche un po' in rilievo, ci sono vari timbri, chiamiamoli così, Sì? che mettono i vari strati di colore, quindi si parte col colore di base, che potrebbe essere quello di questi rami, e poi si va sempre stratificando ad aggiungere tutte le sfumature E i colori? e i colori. Quindi sono carte molto pregiate che usano timbri antichi che possono non essere troppo precise, perché comunque se il timbro viene bagnato un po' di più o un po' di meno fa Ci un potrebbe effetto essere diverso. una leggera sbavatura anche sulla riposizionamento, Però quindi il suo bello. esatto, quindi se il riposizionamento non è perfettamente registrato come una carta invece stampata, è il suo bello. Quindi abbiamo scelto questa bellissima carta per darvi sempre più ispirazioni e idee, ma farvi anche capire perché una carta può avere un prezzo rispetto a un'altra carta. È vero, è una carta di carta vinilica, ma qua c'è vero colore impresso come si faceva una volta su una carta. Lei ci ha ispirato a lavorare su questo piccolo cassettone che ovviamente non sarà semplicemente abbellito, ma avrà anche la risoluzione di parecchi problemi, perché partiamo da questo bel piano intarsiato che purtroppo ha avuto una rovinatura, e proprio per questo vedremo come salvare il piano non nascondendo questo bell'intarsio, ma soprattutto come andare a rendere il tutto bello, romantico e perfetto per questa carta. Partiamo. Partiamo. Questo piccolo cassettoncino è stato recuperato da un mercatino e purtroppo ne ha viste tante. Mi ha subito ammaliato per la sua parte superiore, mi piacciono molto questi intarsi, sono belli quando però li lasci a legno vivo. Non posso sverniciare ovviamente perché non è questione di togliere via la vecchia vernice, è questione di togliere via i vecchi graffi, che sono veramente tanti, oltre che far vedere i vecchi intarsi. Se venite qua vicino, vedete qua e anche qua nell'angolo dove manca addirittura la lastronatura. Quindi io cosa faccio adesso? Cerco di iniziare a lisciare la superficie iniziando a togliere i vecchi segni e vediamo se riesco a salvare questo piano. Ho già un'idea in testa per, diciamo, mettere in rilievo ancora di più, in risalto ancora di più la parte centrale che mi piace molto e mascherare il difetto che c'è qua sul bordo, ma prima carteggiamo tutto e vediamo cosa viene fuori. Ho messo sotto la mia levigatrice una carta 180 perché voglio partire molto lentamente. Se poi non dovesse bastarmi e volessi togliere un po' di più, metterò una 120. La mia levigatrice è già collegata all'aspirapolvere, così non c'è nessun tipo di polvere in aria e ho anche la batteria molto potente. Guardate. Prima di dare un'ultima lisciata con la 180 passo una volta con la 120 perché mi toglie alcuni graffi. Occhio però, fate attenzione perché la 120 è abbastanza grezza per una finitura di questo tipo. Qua ho alcuni graffi che non mi piacciono e voglio cercare di mimetizzarli per salvare il salvabile. Incolliamo la carta. Quando fate i bordi di mobili lastronati come questo, che sotto sono impiallacciati, dovete fare attenzione. Non andate mai a sollecitare troppo i bordi, fateli con delicatezza e non andate mai a fare questi lavori rompendo, perché vi esce fuori tutto il truciolato e fate dei buchi. Ve l'avevo detto, quindi mi raccomando attenzione a che carta si usa e a quanta pressione si fa, perché rischiate in 2 secondi di rovinare tutto e non potete poi più lasciarlo a legno grezzo. In questo punto Emma deve rimettere un pezzo di lastronatura perché vogliamo salvare il nostro piano. Questi pezzettini di questo tipo di lastronatura si sono staccati da una parte qui sotto, quindi ora andiamo a tagliare in diagonale qui e a lisciare in modo che non ci siano le frastagliature. Dopodiché faremo la dima e andremo a creare la lastronatura perfetta per questo punto. Vai Emma. Io sto usando un bisturi, però potete usare anche un taglierino molto affilato. Con un fogliettino vado a ricalcare il bordo. Ovviamente dove è incavo verrà meno e dove invece ho il legno spessorato mi lascerà il segno del bordo. Stessa cosa per tutto il contorno. Lo ritaglio e lo uso per crearmi i miei pezzettini. Ora con un bisturi appoggio la dima sul legno e vado a ricrearmi la sagoma. Ecco il primo pezzettino, ovviamente adesso dobbiamo andare a fare anche la parte finale. Ho ritagliato i 2 pezzettini che mi servivano e ora vado ad applicare un po' di colla vinilica per legno
sulla superficie. Se sborda un po' posso pulire con un pannettino. Prendo il mio pezzettino e lo vado a mettere. Ok. Cerco di metterlo a filo. Poi, se per caso un pelino più spesso non è un problema, quando poi andrò a carteggiare qualche millimetro qualche centesimo di millimetro riesco a sistemarlo. Dopodiché prendo un'asticella di legno, mi metto un po' di pellicola in modo che non si incolli con la vinilica e vado con un morsetto a premere in modo che sia bello stabile. Lo lascio asciugare, dopodiché togliamo e carteggiamo. Abbiamo lasciato asciugare la nostra colla quasi tutta la notte, ieri sera era tardi. Ora vado a togliere il morsetto e questa è la situazione. Quindi siamo riusciti a ricreare la nostra impiallacciatura mancante. Ovviamente ci sono dei buchini, ma andremo a stuccarli dopo, vi spiego quando. Ora vado a carteggiare questo piccolo pezzo con il manipolo per andarlo a rendere dello stesso colore del piano. Lo faccio manualmente per non andare a sollecitare troppo la superficie e rischiare che mi si stacchi il pezzettino di impiallacciatura messo, anche se in realtà è incollato perfettamente. Sto usando una spugna sul nostro manipolo a grana fine, una 220. Potete, volendo, cambiarla e usare anche una 120, questa è una 120 un po' usata. Ricordate che le nostre spugne sono molto morbide, quindi sono differenti rispetto alla carta vetro non su spugna che leviga molto di più. Ok, voilà, è un legno leggermente diverso perché comunque noi non avevamo una piallacciatura identica, però una volta protetto si mimetizzerà tutto. Come vi dicevo prima, ci sono alcuni buchini che vanno tappati e lo faremo dopo con baston legno, dopo aver dato la prima mano di cera di protezione. Prima di colorare smonto le maniglie, le tolgo per colorare più facilmente, poi vedremo se lucidarle, se cambiarle, cosa fare una volta che abbiamo colorato tutto il mobiletto. Una volta smontata la maniglia, mi raccomando, tenete sempre insieme tutti i pezzi, magari fissateli con un pezzettino di scotch. In questo modo, soprattutto sulle ferramente antiche, siete sicuri che riuscirete a montarle tranquillamente, perché non è detto che questa vite vada poi sulle altre maniglie. Continuo. È arrivato il momento del colore. Abbiamo scelto il Vintage Rose, che va a richiamare alcuni rosa che ci sono sulla carta. Ve l'abbiamo fatta vedere prima, ci sono questi uccelli che hanno varie sfumature di rosa e il Vintage Rosa è il colore che li accomuna un po' tutti. Questo rosa cipria molto polveroso, molto neutro, molto bello. Quindi facciamo un mobiletto romantico, ma con questa carta che gli dà un tocco bello vivo, partendo col Vintage Rose. Utilizzo sia Elizabeth per le parti più lisce, più neutre, che il pennello a punta per andare bene negli intarsi, soprattutto qua sul bordo e nella gambettina. Mi raccomando, dove ci sono i fregi non facciamo accumuli. Pennello carico, copriamo tutti gli incavi e dopodiché si liscia prendendo la pennellata omogenea. Come vi dicevo prima, per queste parti più incave utilizzo il pennello a punta, che mi permette di entrare perfettamente all'interno delle scanalature. Nei laterali, dove applicherò la carta, coloro bene solo il bordino. Per fare il bordino utilizzo un pennello piatto del set di pennellini e se sbavo sul piano pulisco con un pannettino umido. Seconda mano di Vintage Rose su tutta la superficie. Ovviamente anche qui non si deve sporcare la parte legnosa perché tra poco proteggeremo. Io uso l'Architetto. Io il piccolo. Andiamo. L'Architetto ha la peculiarità di essere un pennello che riesce ad andare bene all'interno dei fregi. Quindi su questo tipo di mobili dove ci sono queste rientranze, scanalature o fregi, è sempre meglio utilizzare un pennello che ci faciliti la stesura. In questo caso va molto bene sia l'Architetto che il pennello a punta. Anche il pennello a 2 è ottimo per questo utilizzo. Quando si vanno a creare giochi di colore legati al legno e si ha una punta come questa, sporgente, è meglio coprire il legno. In questo modo con un pennellino piccolino si va in battuta e si riesce a essere veramente precisi. Questa parte è proprio fondamentale, perché se tu non sei preciso poi quando
vai a passare la cera sul bordo, si noterà che questo bordo è stato leggermente colorato, leggermente no, come può capitare in alcuni punti dove abbiamo dato solo la prima mano. Ovviamente con la seconda si va a rifinire tutto alla perfezione. Quindi piccolo pennellino e si va nel bordo a dipingere bene tutta l'altezza e voilà, rifiniamo tutto il bordo bene. Ho preso alcuni pennellini del set di pennellini a punta piatta, ci sono però anche 2 pennellini del set a punta. Questo perché? Perché non tutti ci si trova bene con gli stessi pennelli, qualcuno preferisce quella a punta piatta per fare questi bordi, altri invece amano andare col pennellino a punta. Io adesso utilizzo la misura 18, carico bene il pennellino con il Clear Sand, che è il mio avorio purissimo, e con il pennello vado a fare bene tutto questo bordino. Sia questo bordino che ha alcune parti laterali, che tutti i fregi sui cassetti saranno messi in evidenza dal Clear Sand. Questo binomio mi piace molto quando voglio creare uno stile, diciamo, molto romantico. Classico no, perché comunque non sarà classico, però sarà sicuramente romantico. Una sola mano ovviamente basta per avere la coprenza totale di colore e per avere questo bel risultato. E voilà! Qui vado con questo tipo di pennellino e tra poco Emma mi aiuta a lavorare sui cassetti, sui fregi. Vado a fare tutti i fregi sul cassetto. Utilizzerò 2 pennellini del set, il 6 della punta tonda e l'8 della punta piatta. Mi serve un pennellino più piccolo perché andrò a fare questo bordo e con questo riesco meglio, vi faccio vedere. Prendo un po' di colore, vado ad appiattire la punta e scaricare leggermente il pennello e con la punta piatta seguo tutto il bordino del fregio. Dopo aver delimitato i bordi vado a colorare il sopra e se mi serve uso il pennello a punta tonda per non sbavare e non rischiare di andare sulla superficie del cassetto. Se si decide di tenere a legno grezzo una superficie bisogna essere perfetti, impeccabili e noi in questo momento non lo siamo ancora tanto. Abbiamo carteggiato per tirare fuori questa bella lastronatura simpatica, abbiamo reincollato per non avere il dislivello, ce l'abbiamo messa tutta, ma un ultimo passettino importantissimo. Con il bastonlegno vi facciamo vedere come andiamo a tappare alcuni buchini che ci sono in questa lastronatura e facciamo sì che proprio il gioco rimanga perfetto, non ci saranno buchini, non ci saranno striature, graffi, si riuscirà a interpretare la colorazione perfetta del top. Sì. È più brava lei, quindi ve lo fa vedere Emma. Io passo la cera trasparente sul piano e su tutto il mobile. Perché? Perché prima di fare questa lavorazione con il bastonlegno è sempre opportuno prima proteggere la base sottostante, anche perché in questo modo poi il legno assorbe in modo differente la cera del bastonlegno, vero? Sì, e poi vediamo il colore definitivo che avrà il piano e quindi riusciamo a creare il colore più giusto. Calibrando. Ricordate sempre che il bastonlegno è venduto singolarmente o anche in kit e quindi se voi avete bisogno di miscelare 2 toni lo potete fare tranquillamente prendendo dei bastoncini differenti. Ora io prendo il mio bel pennellone per la cera trasparente e metto la cera neutra leggendaria ovunque. Mi raccomando, ricordate sempre che si deve stendere con la pennellata incrociata, prima in un senso, quindi orizzontale, e poi si segue l'altro lato, l'altro verso, quindi in verticale. Mi raccomando, sempre fatto bene. Chiaramente faccio già che fare questa prima parte bianca perché poi andremo a lavorare anche lì con le cere colorate. Una volta fatto, lisciatela, mi raccomando. In questo modo siamo veramente sicuri al 100% di aver protetto bene tutto. Guardate che bello che è quando è nutrito. Da così, che è un po' più arido, a così bello, idratato e nutrito. Prima che vi faccia vedere come si usa il bastonlegno su questo piano, vi faccio vedere una cosa. Questo è un craquelé naturale. È venuto fuori in tantissimi punti anche qua. Perché viene fuori il craquelé? Solitamente viene fuori per umidità e secchezza dell'aria. Cosa vuol dire? Che qua abbiamo steso 3 mani di colore puro, un pochettino più spesso del solito perché siamo andati a rifinire, in pochissimo tempo, in pochissime ore, e qua c'è un'aria molto forte che ha seccato. Quando si viene a creare questa temperatura ottimale dove l'umidità e lo spessore vanno incontro alla secchezza dell'aria, a volte si può creare anche il craquelé naturale. Quindi non vi preoccupate, non è che la pittura non sta funzionando bene, è proprio una cosa naturale che può succedere con certi tipi di pittura del gesso come Magic Paint, molto aggrappanti, quindi non si stacca, ma un bellissimo effetto per cui di solito noi utilizziamo il gel craquelé e invece qua per fortuna è venuto fuori in modo naturale. Vai Emma, che colore mischiamo?
Questa è la nostra gamma di colori. Oggi, visto il nostro legno, starei più sui chiari, sul rossicci. Vediamo poi se inserire qualche venatura più scura. Questo attrezzo importantissimo che cos'è? È una molletta di legno che mi serve per andare a spalmare la cera Sì. del baston legno sulla superficie senza rovinare il piano. Il baston legno è un prodotto eccezionale perché è creato solo ed esclusivamente con cera d'api e pigmenti molto calibrati. Quindi mi raccomando, se voi ne usate sentite proprio solo cera, cera, cera. Quindi, motivazione principale: 1. La malleabilità non è né troppo dura, né troppo rigida, né troppo molle. Questo perché? Perché la consistenza di cera d'api e pigmentazione è perfetta. Quindi si riesce con le mani a prenderne un pezzettino e lavorarla. Quando in alcuni casi si deve andare sul termosifone o sul fornelletto per sciogliere, vuol dire che ci sono altri recipienti, non c'è solo all'interno cera d'api. Guardate. Allora, io prima cosa lo metto vicino, credo che utilizzerò sicuramente un po' di larice, il rovere e vediamo se mettere un po' di noce chiara dentro. Ricordate che noi abbiamo dato un riferimento che può essere larice, ma non prendetelo alla lettera. Se voi avete un mobile in noce, però che è stato protetto con molto mordente o con dei tingenti, sarà più scuro e quindi magari a voi servirà un altro tipo di legno. Quindi con la molletta semplicemente spezzo un pezzettino di uno e un pezzettino dell'altro e come se fosse del pongo, della plastilina, vado a miscelarli. Vado a mettere anche un pezzettino di noce, come dicevo prima. E se volete ricreare un pochino la striatura del legno, il trucco che vi do è quello di non miscelarlo troppo, ma di lasciare delle striature. Prendo un pezzettino, lo metto nel mio buco e, come vi dicevo, con la molletta vado proprio a schiacciare dentro il prodotto. Uso anche uno straccettino per andare a lisciare il tutto. Qua c'è questo graffio che è un pochettino più profondo. In questo caso il colore è leggermente diverso, quindi vado un po' a modificarlo aggiungendo i miei colori. Si va un po' a tentativi e le miscele, se vi avanzano, ovviamente potete tenerle da parte e utilizzarle per altri mobili. Non scade. In questo caso, dopo aver fatto questo primo passaggio, andrò ad aggiungere delle piccole striscioline così da ricreare un po' queste venature. Ora, con un legno più scuro, vado ad aggiungere delle piccole striscioline per ricreare un po' la venatura del legno. Si vede ancora leggermente questa parte di graffio, ma qua non ci possiamo fare nulla, era troppo profondo. Ora avete due alternative: aspettare fino a domani, massaggiare il mobile e passare alla cera anticante, aspettare fino a domani, massaggiare il mobile e fermarvi così, decidete voi. Noi facciamo passare solo qualche ora, dopodiché massaggiamo e passiamo alla cera anticante. Questa è una tecnica che non faccio vedere da un bel po', ma è anche una delle mie preferite. Quando si antichizza con la cera, quando si fa antichizza con un lavaggio di colore. Quando per esempio il mobile è una bassa usura e questa è una cassettiera, sta in un ingresso, una camera da letto, ma non sta in una cucina. Se invece voi voleste fare un effetto anticato come quello che faccio io, ma su una cucina che poi deve essere protetta col protettivo, è fondamentale non utilizzare le cere, perché non si mette mai la cera sotto un colore protettivo oppure una qualsiasi finitura. Quindi mi raccomando, in questo momento io vado a mettere l'anticatura su una superficie protetta a cera, perché è a bassa usura. In questo momento stendo su tutta la superficie il mio pennello, bello pieno di cera, e cerco di farla andare dappertutto. Mi raccomando, spalmatela bene, in una bella fetta di mobile, magari non tutto, perché altrimenti andrebbe proprio a scurire troppo il mobile. Ora io finisco tutto il lato, tutta la parte superiore del bordino, così voi vedete a breve che cosa succede. E ricordate sempre che questa tecnica viene bene solo se voi andate in profondità, perché se state in superficie tutto quello che avete messo poi lo togliete e il risultato non viene. Ora che ho spalmato bene su questa campinatura di mobile, cosa faccio? Prendo un panettino in microfibra, molto morbido, e vado a massaggiare il mobile in questo modo. Alleggerisco ovviamente, togliendo buona parte di anticatura, ma ovviamente rimarrà impressa dove? Nella pennellata materica stesa con il nostro pennello architetto e nelle insenature. Come potete vedere, tolgo ma non tutto. Per questo vi dicevo, non mettetene troppa, calibrate bene, si mette solo ciò che serve, perché se poi togli tutto, tanto vale. Guardate come vengono messe in evidenza tutte le rientranze e le bordure. Passiamo al cassetto. Quando fate questa tecnica dovete sempre fare attenzione a una cosa. Ora io ho tolto il cassetto e me lo sono messo in orizzontale perché lavoro meglio, ottimo. Se lavorate in verticale farete delle striature antiestetiche.
Però occhio, non si fa un cassetto da una parte e un cassetto da un'altra parte, si cerca sempre di lavorare nello stesso punto perché c'è la stessa luce e nel momento in cui avete fatto un cassetto avvicinatelo a quello già fatto prima, perché in questo modo andrete a far sì che l'anticatura sia molto più omogenea. Stendo la cera dappertutto col mio pennello e poi vado ad alleggerirla con il panno. Se in questi punti dove ci sono i fregi voi non andate a schiacciare, non andate in profondità, succederà che dopo, quando andrete a togliere, toglierete il tutto e quindi all'interno dei fregi non rimarrà la cera. Occhio, mi raccomando che se sotto non passate la cera trasparente, come abbiamo fatto noi prima, macchiate tutto. Quindi è importantissimo, la cera anticante, come sto facendo adesso io, va passata sempre e solo dopo la cera trasparente. È anche importantissimo un'altra cosa, quando si stende la cera anticante è meglio passare l'ultima mano, come sto facendo io, e lisciare bene la superficie, così. In questo modo le striature che voi vedete anche nelle parti lisce, come in questo punto, sono molto più morbide e omogenee, molto più gradevoli. Ho steso la cera su tutto il cassetto, adesso col pannettino come prima la tolgo. Occhio che è meglio far così. Pannettino bello, morbido, non ci devono essere le pieghe in mezzo, se no rimangono i segni sul cassetto. Parto sempre da un lato e faccio sempre il mio test. Vedo se mi piace quello che sto vedendo e poi cerco di capire quanto premere per alleggerire. Se premo tanto, ovviamente tolgo di più, se premo poco, tolgo di meno. Quindi non si fa subito il passaggio definitivo, si va molto delicatamente, molto lentamente ad alleggerire la superficie un po' per volta. Ci saranno poi alcuni punti dove andate a alleggerire di più, tipo qua dove c'è la vaniglia, nella parte centrale, in questo modo, e anche di qua. Ovviamente le parti dove ci sono i fregi saranno quelle un pelino più torbide, normale. Ricordate sempre che quando la cera asciuga, ovviamente, cicatrizza il tutto e tutto rimane com'è. Andiamo a mettere questo cassetto, così vedete la differenza tra il primo e il secondo. E voilà! Come vedete la differenza tra questo e questo è enorme e per questo vi ho detto prima di andare avanti rimettete il cassetto e se è il caso di lavorarlo lo lavorate con il cassetto vicino così capite quanto vi piace. Ora io in questo punto vado leggermente ad alleggerire perché mi piacerebbe avere la parte centrale un pelino meno scura. Come vedete fin quando la cera non asciuga si può ancora alleggerire. Ma che succede quando la cera ormai è completamente asciutta? Succede che l'unico metodo che si ha per alleggerire la cera è passare una spugna abrasiva molto fine, molto sottile. In questo momento invece, se volessi alleggerire ancora di più, mi basterebbe prendere un pennello con un po' di cera trasparente, glielo passo sopra e lo alleggerisco ancora. E io vado avanti ad anticare tutto il resto del mio cassettone, prendendo questo primo cassetto come esempio. Ho questa colla già pronta, perché quando mi serve io ne faccio un po' di più e poi una volta che ho smesso di utilizzarlo, finito, la vado a conservare. In questo modo quando mi serve non devo andare ogni volta a preparare la colla con l'acqua. L'ho creata anche leggermente più cremosa, come potete vedere. In questo modo ho veramente la vellutatezza e la cremosità di una colla che mi permette di avere tutti i tipi di adesioni, sia su carta un pochettino più leggera che carta vinilica e pesante. C'è scritto colla per parati così non mi dimentico. Qua ne prendiamo un pochino abbondante e andiamo a stenderla su tutta la superficie. Ovviamente, a differenza dei muri, questa colla viene stesa in questo momento sul mobile e come potete vedere il mobile in questo punto è ovviamente lucido, quindi berrà molta meno colla rispetto a una parete. Quindi mi raccomando, precisi, anche perché dove ovviamente non c'è la colla non si attacca poi la carta. Abbiamo già tagliato la carta della giusta dimensione per questo laterale. Parto da sotto e la faccio aderire bene. Se avete ansia di non essere proprio precisi con la grandezza, mi raccomando, fate qualche millimetro in più di carta e poi si va a rifilare, anche perché solitamente i vecchi mobili sono un po' stortini. Quindi ci può stare che la carta non sia proprio perfettamente in bolla, anche se avete misurato. Passando la mano sentite l'imprimitura della vernice e quindi bisogna fare ancora più attenzione e bisogna essere ancora più delicati per evitare di rovinarla, però è davvero un pezzo unico. Nei punti in cui possiamo eventualmente aver macchiato con un po' di colla si va a passare un piccolo panettino umido e si tolgono via anche le macchie. Facciamo lo stesso lavoretto anche ai lati,
cercando di schiacciare. In questo modo andiamo a lavorare bene la superficie, a creare il più possibile precisione. Vado ad incidere delicatamente e tolgo l'eccesso. Mentre Emma rimonta le maniglie, io vado a rifinire il mio mobile con un po' di cera dorata. Principessa, il mio oro delicato, leggero. Regina, un oro leggermente più ricco e carico, proprio come una regina. Vado a decidere adesso, avvicinandomi, quale mi piace di più e ne metto un goccino solo sul bordo per illuminare leggermente il bordino. Lo faccio con un pennellino, ma lo posso fare anche a dito, Vado ad appoggiarmi qua e delicatamente dono una doratura impalpabile. Questo mi porta ad avere una superficie meno bianca, meno precisa, meno pura e che in alcuni punti brilla leggermente. Possiamo ovviamente farlo su tutto il pezzo se ci piace e ovviamente poi si può stendere anche su altri punti. Voilà. In questo momento non si vede benissimo perché è notte e quindi la luce non brilla un granché, ma domani mattina con le prossime riprese la vedrete veramente benissimo. Anche questo restyling È finito. Allora, io qua in realtà sai che ho problemi su questo pavimento. Lo so. Secondo me il vintage rose su un pavimento di cotto non sta così bene, è una cosa mia. Non è che non sta bene, è che lo rende veramente troppo vintage, troppo classico. Per me questo cassettone sta molto meglio su un pavimento che sia di legno, un parquet, un grass porcellanato finto legno, un pavimento anche più chiaro, neutro. Quindi non abbiate paura, mettetelo nelle vostre case perché ovviamente sono i pavimenti che ci sono di più in questo momento nelle case moderne di oggi. Se avete il cotto, occhio che tutti i colori che virano al rosa creano questo effetto molto classico. Non che non mi piaccia, ma non mi piace qui. Nel mio negozio non lo trovo proprio adatto. Secondo me col cotto sta molto bene il verde, l'olivia, il royal green, il dark sand. Sono colori che stanno molto bene con il cotto, un po' più freddi. Qui però questo cassettone non rimarrà perché andrà sicuramente in qualche bellissima casa. E guardando l'abbinamento con la carta da parati, ovviamente stampata a mano con i colori originali, l'effetto mi piace tantissimo. Non sarebbe stato adatto se avessimo mantenuto i colori originali, però non anticati. Questo video vi serve proprio per questo, per farvi capire quanto è importante la patinatura con le cere, l'anticatura con un lavaggio. Questa è una cosa veramente importantissima. Anticare rende perfette le carte da parati, rende perfetti gli ambienti, perché non sempre gli ambienti sono giusti per le tonalità Magic Paint, e le tonalità Magic Paint non sono sempre adatte. Quindi modificarle, cambiarle con una tecnica, con una texture, a volte rende veramente il restyling perfetto. Brava Emma, hai fatto un bellissimo lavoro su questo piano, sei sempre più falsaria, Emma è perfetta per questi lavori perché lei è precisa ed è molto anche tranquilla e serena quando li fa, invece io devo finire subito. Quindi mi raccomando, salvate quando avete delle illustrature così belle con i nostri metodi perché si può veramente ottenere un risultato perfetto. Qui manca ancora una passata di restauratore che sicuramente daremo nei prossimi giorni, però avendo finito ieri sera tardi con la ceratura facciamo passare qualche giorno, nel momento in cui è bella asciutta andiamo a massaggiare e poi passiamo anche sul ripiano superiore il restauratore perché lo proteggerà ancora di più e lo renderà ancora più bello. Quindi ricordate sempre, sui piani di legno cera e poi il restauratore, viene benissimo. Vi salutiamo, vi ricordiamo che i prodotti che abbiamo utilizzato li potete trovare sul sito magicpaint.it e lì potete trovare anche i rivenditori che li rivendono. E mi raccomando, dov'è che non trovate Magic Paint? Su Amazon. Brava, bravi non andate su Amazon. Ciao. Ba-ba-ya-doo-da-ba.